Eccoti! Ciao a tutti e bentornati su Italian Insight. Oggi siamo qui nella cucina di Linda, sono io. Oggi siamo qui per preparare insieme dei biscotti e della cioccolata calda. Intanto potete approfittarne per ascoltare la nostra conversazione in italiano. Partiamo! Ci leghiamo i capelli perché nessuno vuole i capelli nel cibo. Mi raccomando, setacciate sempre la farina. Per questa ricetta ci vorranno 250 g di farina. Io ho preso la farina 0, ma in realtà va bene anche quello 00, anzi, di solito si usa lo 00. Manca poco. Oh, abbiamo superato, attenzione. Dobbiamo toglierne un po'. Sì, lo rimettiamo all'interno del sacchetto senza fare danni. Perché nella pasticceria bisogna essere molto precisi, quindi misuriamo per bene. E qua abbiamo la farina. Abbiamo detto del burro. Non possiamo usare del burro direttamente preso dal frigo in questa ricetta. Vuole proprio un burro bello morbido, tipo a pomata. Quindi lo farò un po' andare in microonde, così si scalda. Abbiamo detto 226. Oh, forse ci vuole quasi tutta, eh? Ah sì? Sì. Oddio, quanto burro! Perché io voglio fare tanti biscotti. Questo sì che è un mattone. Per ora sono 175. Quindi aggiungiamo un po' di più. Oddio, sì, è quasi tutto. È rimasto pochissimo. Solo questo. Simo, mi faccio dare una mano da te. Mi apriresti questa scatola di uova? Mi tiri fuori 2 uova perché ci servono 2 tuorli. Ok, 2 uova, dove le posso mettere? Dentro apro le 2 tazze. Un uovo per tazza? No, 2 tuorli e 2 albumi. Non sono molto brava a separare tuorlo dall'albume. Ok. Ci proviamo. Allora, in questo caso tiro via il quaderno così se sporchi il tavolo lo pulisco. Per questa ricetta ci vorrà la frusta elettrica. Se sentite dei rumori di sottofondo è il burro che si scalda in microonde. Ecco il burro pronto. Non sembra, ma è molto morbido. Amido di mais 32 grammi, quindi in realtà pochissimo. Forse è già troppo. 30. Ci siamo! 30. Ah no, ho superato. 35. 35. 32 doveva essere, quindi ci servirà un altro cucchiaio. Bisturi per favore. Cucchiaio o cucchiaino? Cucchiaino, dai. Grazie. Prossimo ingrediente? Lo zucchero a velo. Zucchero a velo abbiamo detto 120 grammi. Che in realtà si può usare lo zucchero semolato, però credo sia meglio il zucchero a velo, perché diventa più uniforme l'impasto. Lo sto mettendo più fuori che dentro, però va bene. Devo prendere una ciotola più grande. Mi passeresti l'altro zucchero a velo, per favore? Dov'è? Quello su... lì. Quello ecco, esatto, Pane Angeli. Non è sponsorizzato. No, assolutamente. Magari. Quando volete potete contattarmi. Puliamo questo poccio che ho creato. La pulizia è importante. Esatto, tenere il piano di lavoro pulito e ordinato ci permette di lavorare meglio. Di panna quanta ne serve? E ce ne vogliono solo 2 cucchiai. Questo lo rimetto in frigo. Una bella ciotola grande, ora che abbiamo tutti gli ingredienti. Solitamente dopo aver preparato
mischiato gli ingredienti, accendo già il forno per riscaldarlo. Ora partiamo dal burro. Mettiamo nel ciotolone, poi zucchero, che era questo. Sono molto simili perché sono tutti bianchi. Zucchero, farina, amido. Esatto, per fortuna lo zucchero è un po' di più dell'amido, e quindi si vede. Ma influenza molto l'ordine degli ingredienti o... Allora, nelle ricette sicuramente sì, cambia tantissimo. Per esempio, se io metto prima l'amido, dopo possono crearsi dei grumi. Stiamo per far partire la frusta elettrica, quindi farà un po' di rumore. Prima lo giro un pochino, che non voglio che lo zucchero a velo voli da tutte le parti. Aggiungiamo un pizzico di sale che aiuta a esaltare tutti i sapori. Comunque di solito in tutte le ricette dei biscotti o comunque negli impasti così si mette prima il burro, lo zucchero, poi gli ingredienti un po' più grassi, quindi in questo caso il tuorlo, la panna, e dopodiché si finisce con la farina. Infatti anche nelle torte spesso la farina è sempre alla fine. Ci sono anche ricette tipo di una torta vegana che ho fatto l'altro giorno alle carote, e lì unisci tutti gli ingredienti in una sola volta e dopo mescoli ed è già fatta. Facilissima, però molto buona. Fatto carota e mandorle. Ho visto schizzare qualcosa. Oh no, Non so. da che parte? E di là. Che ho visto schizzare. Ok. Non so. Vediamo bene, ma tanto? No, forse così no. Ok. O forse è stata un'allucinazione. No dai, secondo me non te lo sei immaginata, ma dopo finisco tutto. Questi beccucci per sac à poche sono nuovissimi. È un kit. Esatto, è un kit. Ci sono anche le sac à poche. Esatto, le sac à poche francese. Questo cos'è? Per livellare? Sono delle spatoline. Spatoline. Sì, che praticamente hanno vari utilizzi, sia quando devi impastare. Di solito io faccio così, metto la crema o il composto dentro la sac à poche, poi ho imparato da una mia collega che per avere le cose sempre ordinate e pulite puoi usare questo per raschiare e spingere tutto l'impasto che ti serve fino in fondo da non sprecare nulla. Ma spiega, una tua collega, adesso ti faccio un po' di domande. Va bene. Una tua collega di dove? Cioè, dov'è che hai lavorato? Allora, io ho lavorato in una pasticceria, ma a dire il vero non nel laboratorio, e quindi ho imparato osservando, guardando, chiedendo tantissime domande, e insomma questo era uno dei trucchi che ho visto fare. Questo è l'effetto che vogliamo, un composto chiaro, cremoso e soffice. È arrivato il momento di aggiungere, come dicevamo prima, il tuorlo, cioè a dire il vero 2 tuorli, quindi tuorli, plurale, La panna? e un po' di vaniglia. Può bastare secondo te? Non me ne intendo. Beh, nel dubbio ne aggiungo un altro po'. Meglio abbondare. Sì, diventa bello profumato. Pasticceri francesi, quelli famosi, ne aggiungono tantissima, solo che costa la vaniglia, quindi non esageriamo, ma abbondare va benissimo. Ti chiedo una mano, Simo? Certo, grazie. A che velocità lo metto? E all'inizio un po' più lento, quindi anche 2, e dopo aumenti pian piano ad arrivare a 4, Ok. giusto per evitare che ti schizzi le cose addosso. Che profumo, Di burro soprattutto. eh sì, ci abbiamo messo tanto. Meglio se vado piano. Come ti sembra? Omogeneo.
Ok, perfetto. Allora, tra poco aggiungiamo anche la farina e l'amido di mais. Quelli vanno aggiunti con la spatola o sempre con la frusta? spatola va bene. C'è molto burro attaccato alle fruste. adesso ci penso io, ti faccio vedere. Quando vi rimane tutto attaccato, io faccio così, faccio partire alla massima velocità, alzo leggermente la frusta e nel momento in cui lo alzo abbasso al minimo la frusta. Perché se lo tieni alto schizza ovunque. Io per sicurezza risetaccio la farina e amido di mais. Li hai uniti? Sì, esatto, li ho uniti nella stessa ciotola, tanto vanno aggiunti insieme, quindi fa lo stesso. Ora, momento di usare la spatola, non la frusta. Non avere fretta in questo procedimento, quello che mi dico sempre. Ah, hai scelto il beccuccio per la sac à poche? No. Lascia a te questo compito molto importante. Questi sono i beccucci. Qual è quello a stella? Questo? Sì, quello andrebbe benissimo. Questo è uno neutro, liscio. Esatto. Oddio, questo è stranissimo. Lo vedi? Ah, beh, viene un effetto molto bello se hai la panna. Ah, quella panna. Sì. Ma anche con i biscotti potresti provare. Ah. Però ce n'è uno dentro l'altro, eh. Ah! Ce n'è uno piccolino dentro. Ah, ce n'era uno piccolino, ok. No, pensavo fosse tutt'uno. Sì, no, infatti sarebbe stato un po' strano, ok, effettivamente va bene. era uno piccolino dentro. Dai, vada per questo. Mi piace. Parto dal metterne poco per vedere se ho fatto bene l'impasto. Facciamo una prova. Prendiamo la teglia. Sì, mi puoi prendere la teglia e anche la carta da forno? La carta dov'è? E nel secondo cassetto. È tutto pronto. È molto duro. Oh, si muove anche la carta! No, te la tengo ferma. Sì, grazie. Vabbè, se escono un po' storti li mangiamo noi. Si mangiano lo stesso. Ecco, se non sbaglio, questo succede perché avrei dovuto lavorare ancora un po' di più il burro. Mi sento di non star facendo niente, sono qui che osservo la situazione. Io non sono molto brava a delegare i compiti. Oggi la Simo è la regista. Esatto. Di solito sono sia regista sia attrice. Esatto, anche io, mentre faccio i miei video di cucina. Esatto, perché voi non sapete che Linda fa dei video anche lei sui social, è una content creator anche lei. Ci provo, insomma. Però è molto più comodo se devo solo cucinare e non registrare. Sì, certo. Di solito ci metto il doppio del tempo, se devo sia cucinare che registrare. Quindi se faccio una ricetta in mezz'ora, se devo anche registrare magari ci vuole anche un'ora. Facciamo come nel taekwondo. Ah! E poi spremi! È importante l'attitudine. Spieghiamo per dare un attimo di contesto che noi abbiamo praticato taekwondo Insieme. Tanti anni fa. Sì. Secondo me è quando andavamo alle medie. Vai Simo, Inforniamo. apri il forno che inforniamo. La temperatura è 170 gradi. Deve cuocere più o meno 15-18 minuti. È la parte migliore. Osservare le nostre creazioni, cioè le tue creazioni più che altro. Facciamo le dita, speriamo bene. Beh, nel frattempo facciamo la cioccolata calda. Giusto! Per la cioccolata calda abbiamo bisogno di cioccolato, prima di tutto, ovvio, dato che non è sponsorizzato, che mi dovrai dare una mano a fare pezzetti. Quanto ce ne va di cioccolata? Allora, secondo me sono 120 grammi, qua sono 100 e dopo ne aggiungeremo dell'altra. Prego.
Cioè, quindi la devo spezzettare? Esatto, pezzi più piccoli che riesci, tanto dopo si scioglie. Io misuro il latte 500 ml. A te piace più densa o più liquida la cioccolata A me calda? piace densa. Lo mettiamo a scaldare. E nel mentre si scioglie il cioccolato a bagnomaria. Bagnomaria significa che mettiamo dell'acqua in un pentolino e non mettiamo la cioccolata a diretto contatto con il fuoco. Adesso sto mescolando il cioccolato. Comunque, nel frattempo abbiamo anche pesato cacao, amido di mais e zucchero. Ecco, sono in quella ciotola lì. Sono 20, 20 e 20. Esatto. 20 grammi di amido di mais, 20 grammi di cacao e 20 grammi di zucchero. Solo che pensavo di star registrando, invece no, niente. Ah, mi raccomando, io qua ho comprato del cioccolato fondente. Oh, è pronto? No, facciamo andare altri 2 minuti. Ok. È circa un 70-75% fondente, però se usate il cioccolato al latte perché vi piace di più, diminuite un pochino la quantità di zucchero, se no diventa troppo dolce. Nel mentre che la Simo mescola il cioccolato, che si sta già per sciogliere, l'amido di mais, il cacao e lo zucchero lo setaccio all'interno del latte. E mescoliamo subito con una frusta in modo che non rimanga tutto attaccato o faccia grumi. Appena il latte arriva a ebollizione, aggiungiamo la cioccolata. Oh, i biscotti sono pronti. Voilà, senti che profumo! Ah, la nostra merenda! Bellissimo. Ora via. Questo si è quasi sciolto, anzi, si è completamente sciolto. Cioccolata fatta in casa proprio per occasioni speciali. Sì. Io penso che ci metterò una spolverata di cannella sopra la panna dopo. Ti va? Secondo me è l'ideale. Perfetto per l'inverno. Non scotta, vai. Ok. Eccolo. Tu mescoli, io butto, Va già bene. che ce l'ho in mano. Scambio ruolo. Io la verserei nelle tazze. Sì, dai. Wow, che bella tazzone di cioccolata calda. Aggiungiamo un po' di panna. Puoi farlo tu? Ok. Ho le mani sporche io. Va shakerata prima, giusto? Se non sbaglio sì. Intanto prendo la cannella. Ah, secondo me è da aprire. Sì, fai pure, è nuovo. Ecco. Oddio. Vai. Wow. Che buono. Anche se non è più Natale. Può andare bene. Sì. È ora di assaggiare finalmente. Attenzione che scotta, eh. Sono andata diretta al punto. Densa come piace a me. Che buono. Proprio quello che ci vuole in una giornata così nuvolosa. Sì. Assaggiamo anche un biscottino. Vai. Molto buoni. Sono proprio friabili. Sì. Dopo ore di duro lavoro ci voleva. Comunque sono proprio contenta di fare questo video proprio perché cioè, nel mio percorso dell'imparare le lingue ho sempre guardato molto video YouTube e principalmente quelli di cucina perché è l'area di interesse che più mi affascina
e poi perché, cioè, guardandoli io imparo ingredienti nuovi. Cioè, per esempio, anche se sono nata e cresciuta in una famiglia cinese, non tutte le parole tecniche le sapevo. Quindi guardando questi video qua poi ho imparato anche questo lato della lingua cinese e spero che per voi sarà utile per l'italiano. Grazie per aver cucinato con noi e se avete qualche dubbio riguardo alla ricetta o a qualcos'altro potete scrivercelo nei commenti e vi risponderemo, anzi Linda vi risponderà. Detto questo, che dire, alla prossima! Ciao! Io ho impegnato a mangiare, ma va bene, dai.